Meglio prendere il nuovo Forerunner 265 o approfittare della sua uscita per prendere il 255? Oppure addirittura prendo il fratello maggiore, il Forerunner 965, o approfitto per prendere il Forerunner 955 che però è allo stesso prezzo del 265? Che confusione tutti questi nuovi modelli Garmin! Oppure non prendo nessuno di questi e rimango col mio orologio o vado su un altro modello Garmin o un altro brand, ovviamente. In questo video però faremo chiarezza su questi 4 modelli che ho detto. Vedremo le differenze tra il nuovo 265 e il modello precedente della serie 200, il Forerunner 255, ma anche le differenze col nuovo 965 e vedere se conviene magari prendere il modello uscito nel 2022 Forerunner 955. La prima grande differenza tra i Forerunner, chiamiamoli 65, e i 55 è lo schermo AMOLED. Però tra la serie 200 e la serie 900 ci sono delle differenze che andremo a vedere nel dettaglio. Se potremmo dire che il Forerunner 965 è un aggiornamento con lo schermo AMOLED del 955, perché con gli aggiornamenti dei software del 955 le funzioni sono praticamente le stesse, stessa cosa non possiamo dire del 265, che oltre allo schermo AMOLED rispetto al 255 ha tante altre funzioni in più. Starà a te pensare se quelle funzioni ti servono, ti interessano o meno. Se ti interessa addirittura lo schermo AMOLED, vediamo nel dettaglio le differenze tra il 265 e il 255. La prima grossa differenza, l'abbiamo detto, è lo schermo AMOLED. Che cosa significa? Praticamente è come se tu avessi il monitor del telefono nell'orologio, quindi una visibilità più televisiva, dei colori più vivi, sicuramente ha un risultato diverso dal classico orologio. Ma la visibilità era già buona anche con i modelli precedenti, in questo caso secondo me è migliore, ma non sento tanti che si lamentano di non vedere l'orologio oggi come oggi con gli ultimi modelli, quindi sta a te dire ok, voglio un qualcosa di più tecnologico, più nuovo, più anche glamour per certi versi, oppure no, dipende un po' da te. Però non è solo questa la differenza tra 265 e 255. La grossa novità è che il Forerunner 265 ha le dinamiche che possono essere rilevate direttamente dal polso, quindi senza l'utilizzo di fascia o Garmin Pod. Questa è una bella differenza per tutti quelli che amano correre senza dei device in più, quindi senza la fascia, senza il pod, tutto misurato al polso. Funzione che troviamo anche sui modelli premium 900, sia il 955 che il 965, ma non troviamo nel 255, quindi questa sicuramente è una grandissima novità. In più il 265 è già un modello, chiamiamolo Music. Fino al modello precedente le serie 200 si separavano con Music o No Music, con una discreta differenza di prezzo. Il 265 ha 8 GB di spazio per riuscire ad ascoltare la musica poi con un auricolare Bluetooth. Se ti interessa come funziona, se lo utilizzi, può essere interessante avere questo modello. Non solo, se possiamo dire che il Forerunner 255 e come il 265 sono degli orologi specifici per runner, il 265 inizia ad aggiungere delle funzioni di valutazione dell'allenamento e soprattutto di analisi completa della persona, dell'atleta, che possono essere molto utili. Per quanto il 255 abbia già delle valutazioni di stato di forma, chiamiamole così, nel 265 ad esempio si trova la funzione che c'è nella serie 900, la training readiness, cioè ti dice quanto sei pronto ad allenarti in quel momento, con una valutazione dei carichi che hai fatto e del recupero che sei riuscito a fare. Quindi 265, 255 non si ferma la differenza solo nello schermo AMOLED e non si ferma neanche nel prezzo, ci sono circa 150 euro di differenza che non sono pochi. Detto ciò, è anche vero che il 265 secondo me non è più un modello di fascia media, ma è un modello super completo per chi corre e poi anche per chi, anche se non nasce specifico per quello, ma anche per chi fa triathlon potrebbe andare bene. Magari l'Ironman no, perché voglio una batteria che duri di più, ma fino ai medi puoi farlo perché ha il profilo multisport come tutti gli altri modelli, e quindi è un modello non premium perché mancano alcune cose che adesso vedremo, però è un modello appena sotto i top. Ora andiamo a vedere però le differenze tra il 265 e il 955, ma anche il 965. Perché è interessante vedere le differenze tra il 265 e il 96555 di cui parleremo insieme? Abbiamo detto l'unica differenza tra il 965 e il 955, l'unica vera differenza è lo schermo AMOLED. Perché
più o meno con gli stessi soldi oggi puoi comprare il 955 e il 265. Ci possono essere 30-40 euro di differenza, ma sono convinto che nei periodi promozionali famosi il 955 inizierai a trovarlo allo stesso prezzo del 265, con la differenza appunto dello schermo AMOLED, che è il punto in più per il 265. Vediamo però le differenze quindi tra il 265 e i 900, il 955 e il 965. Beh, la prima grande differenza è la batteria. Il 965 e il 955 sono un po' più grandi e hanno una batteria che dura di più. Questo può essere o non può essere utile, dipende dalla lunghezza delle tue uscite, ma soprattutto da quante volte lo vuoi ricaricare settimanalmente e da quanto quindi lo utilizzi. Poi l'altra grande differenza è la presenza delle mappe e di tutte le funzioni collegate. Col 265 puoi impostare dei percorsi e ti dà un'indicazione, ma non hai la mappa sott'occhio nel display, cosa che con i 900 hai, e può essere molto utile. Ad esempio io lo trovo molto utile quando vado a correre in zone che conosco meno. Ultimamente con gli aggiornamenti software sono anche migliorate molto le mappe della serie 900. C'è poi dopo la funzione stamina nei 900 che non c'è nel 265, che è la funzione di, traduciamo molto velocemente, di energia disponibile durante la sessione di allenamento, che va a calare, quindi può essere utile nel caso tu voglia seguire questo tipo di funzione. La funzione Climb Pro, se corri con dislivello, è presente nei 900, non è presente nel 265. In conclusione, che orologio prenderai dopo questi dati, se vuoi prendere uno di questi, o comunque ti sei un po' chiarito le idee poi? Allora, il mio consiglio è, se ti serve un orologio per la corsa, non sei una persona che analizza poi così tanto i dati, anche se ricordati che recupera il 50% dell'allenamento e non vuole andare così in profondità, beh, approfitta dell'uscita dei nuovi modelli e aspetti i momenti di sconto e prenditi il Forerunner 255. Per te lo schermo AMOLED fa veramente la differenza, ma delle mappe ti interessa poco, di tutte le funzioni che ti ho raccontato anche meno, prendi il 265, che però è veramente inizia a essere un piccolo laboratorio molto molto interessante al polso. Non te ne frega dello schermo AMOLED, ma vuoi tutte le funzioni, vai sul 955. Vuoi il top del top in questo momento tra i Forerunner? Beh, prendi il 965. Oppure prendi qualsiasi altro modello. Scrivi nei commenti, ad esempio, quale tra questi modelli tu prenderesti e quale modello hai effettivamente, così facciamo anche un ragionamento su questo tipo di analisi. Se poi vuoi approfondire i modelli Forerunner 265 e 965, allora ti invito a guardare questo video qua, dove vado proprio a descriverti le caratteristiche di tutti e due i modelli. E intanto buona scelta e buone corse, ciao! Oh, segui Runner 451,